Oggi parliamo di arte e di mitologia, che ci porteranno anche ad analizzare un personaggio di uno dei film fantasy legati al mondo cinese più discussi degli ultimi anni. Partiamo però dall'arte e soprattutto da un nome, Tao Tie. Da un punto di vista artistico, il Tao Tie è un motivo decorativo dominante in Cina, in particolare nel periodo della dinastia Shang, quindi stiamo parlando del secondo millennio a.C., fino alla prima fase della dinastia Zhou occidentale, che termina nel 771 a.C. Il Tao Tie nell'arte è una creatura zoomorfa immaginaria bidimensionale che può essere osservata da due prospettive diverse. Se la guardiamo di fronte, vediamo un'unica figura con due occhi, il naso centrale, sotto il quale è presente una specie di mascella, le orecchie ai lati e le due corna in alto. Se invece tracciamo una linea verticale immaginaria esattamente al centro della figura, ecco che si va a comporre una coppia di animali fantastici e simmetrici, spesso identificati come draghi, e che vengono ritratti di profilo mentre si affrontano muso contro muso. Questo motivo decorativo è molto presente nelle opere di questo periodo storico, in particolare sui bronzi rituali della dinastia Shang. Cosa significa però Tao Tie? Letteralmente mostro divoratore, che è in realtà un termine abbastanza anacronistico, molto utilizzato in Occidente, mentre gli studiosi cinesi preferiscono chiamarlo motivo animale. E che cosa ritrae effettivamente? Questo in realtà è molto difficile da dire. Il Tao Tie infatti è una figura in metamorfosi continua nelle diverse opere d'arte, quindi molto enigmatica, anche perché manca di una iconografia fissa, cioè i vari Tao Tie non sono mai perfettamente identici fra loro. Quindi piuttosto che cercare di rispondere a questa domanda, cioè qual è il significato del Tao Tie, anche perché probabilmente non lo sapremo mai fino in fondo, in realtà quello che possiamo domandarci è perché questa immagine era così significativa, così importante per la popolazione di epoca Shang. Innanzitutto bisogna dire che la società Shang era molto stratificata, quindi la percezione della stessa immagine era diversa da parte di gruppi di interesse diversi, pur all'interno della stessa società. La sua funzione è stata interpretata in tantissimi modi diversi, a scopo rituale, protettivo, come rappresentazione simbolica delle forze della natura, ma la sua predominanza assoluta nel repertorio decorativo cinese consente di identificare il Tao Tie come, presumibilmente, il simbolo dell'ideologia di un'elite o di un clan che, proprio in virtù di quell'ideologia, prevale sugli altri, quindi il Tao Tie come metafora visiva del potere. Passiamo ora alla mitologia. Alcuni miti della tradizione cinese hanno come protagonisti 4 creature divine e protettrici che sono simbolicamente in opposizione a 4 esseri malvagi, in cinese Soxiong. Uno di questi si chiama proprio Tao Tie. È il simbolo dell'ingordigia e, come descritto nello Shanhai Jing, il classico dei monti e dei mari, ha corpo di pecora, denti di tigre e mangia qualsiasi cosa riesca a trovare, compresi gli esseri umani. Sappiamo anche perfettamente quanto nella simbologia cinese, anche quella che è arrivata all'estero, sia importante l'immagine del drago. Le leggende che raccontano le vicissitudini del drago sono moltissime e non coinvolgono solamente lui ma anche i suoi 9 figli, ognuno dei quali ha caratteristiche e poteri propri. Il quinto figlio del drago è proprio Tao Tie, il mostro divoratore. Facciamo ora un lunghissimo passo in avanti fino ad arrivare al mondo cinematografico. Il simbolo del Tao Tie è stato ripreso recentemente in una pellicola sul grande schermo. Sto parlando del film The Great Wall, uscito nel 2016 e diretto da Zhang Yimou. Il protagonista, interpretato da Matt Damon, arriva in Cina e si scontra fin da subito con delle creature fantastiche quadrupedi dalla pelle verdi con denti simili a squali e che, attenzione, hanno proprio il motivo il decorativo del Tao Tie ben visibile sulla testa e si chiamano esattamente in questo modo. Insomma, la storia del Tao Tie è antichissima e leggendaria. Comprende simbolismo, mitologia, tradizione e tantissimo mistero. Inizia su bronzi rituali di millenni di anni fa e continua fino al mondo contemporaneo.